Salve ragazzi, bentornati dopo aver fatto il mio piccolo video sfottò simpatico per i gufi che ci sta, la gufata contro il Napoli che gioca la prima partita dell'ottava giornata. Metabolizzata la vittoria, facciamo un'analisi di quella che è stata e come è avvenuta questa vittoria. Allora, il Napoli secondo me l'ha preparata proprio come poi è uscita la partita. Bisognava capitalizzare il primo tempo ed è stato fatto. Io non ho più aggettivi per definire Anguissa. A volte lo vedi pure negli spazi stretti, non va mai sotto pressione, vede sempre la giocata, cerca sempre di fare la giocata migliore in quel momento e ha fatto un partitone. La partita del Torino è durata 12 minuti alla fine, perché poi il Napoli ha fatto 2 gol in 12 minuti. Anguissa il primo gol su un grandissimo assist, l'ennesimo di Mario Rui, ha svettato di testa e l'ha messa dentro sull'1-0. Il 2-0 è qualcosa di disumano, una triangolazione a 60 metri dalla porta e poi si fa 60 metri di corsa per andare a buttare il pallone in fondo al sacco, con il portiere che non poteva far niente perché se l'è visto arrivare da lontano ed è rimasto sulla linea di porta. Comunque Anguissa ha chiuso la partita sul 2-0. Poi il resto è un Napoli che i primi 45 minuti ha dominato in lungo e in largo ed ha cercato di creare e capitalizzare quante più occasioni possibili e ci è riuscito. È arrivato il terzo gol con Kvaratskhelia che ha fatto un'altra cosa disumana. Cioè Kvaratskhelia quasi in equilibrio precario con il difensore che stava intervenendo sulle gambe, è riuscito a incrociare il pallone sul secondo palo. E se la rivediamo altre 40 volte quell'azione andremo a capire veramente che cosa significa avere quella rabbia di voler buttare sempre la palla dentro, quella fame di gol che ha Kvaratskhelia tutte le partite. Io ho letto un'intervista di Sabatini che parlava di Kvaratskhelia, che praticamente era il suo rimpianto, l'avrebbe voluto prendere lui ovviamente, però Sabatini dice Kvaratskhelia una cosa importante, dice Kvaratskhelia gli dai 5 palloni a partita e te li gioca con la stessa rabbia, la stessa foga agonistica e con lo stesso impegno. È vero, Kvaratskhelia tutti i palloni che prende possono diventare occasioni dal nulla, anche se prende il pallone al centrocampo, non lo sai mai che cosa si può inventare. E ha fatto un altro grandissimo gol. Ovviamente i giocatori del Napoli, tra tutte le uscite con la Nations League, tra tutte le nazionali, secondo me sono quelli che sono tornati molto meglio psicologicamente. Kvaratskhelia ha fatto 2 partite grandissime con la Georgia, Raspadori lo stesso con l'Italia, lo stesso Mario Rui col Portogallo e gli altri che hanno fatto bene con le nazionali, quindi questa sosta delle nazionali non è, di solito il Napoli stava andando bene quando c'erano le soste in passato, per ritornare un'altra volta ad andare a 100 all'ora ci mettevamo con una partita o al limite stentavamo nella partita dopo la sosta. Invece c'è stato un Napoli che sta diventando maturo a tal punto da riuscire a capitalizzare tutto nel primo tempo per poter poi pensare anche alla partita di martedì, perché il girone di Champions va onorato e va giocato alla grande fino alla fine, soprattutto adesso che abbiamo la possibilità di venire a giocare all'Arena e poi abbiamo l'Ajax a Napoli e i Rangers a Napoli. Possiamo giocarci il turno, cioè il passaggio agli ottavi, secondo me. Quindi riuscire a gestire le forze ed avere una rosa per poterlo fare è fondamentale. Adesso ci siamo. Comunque ragazzi, un Napoli maturo, come ho detto, è veramente impressionante la qualità messa in campo anche in queste ultime uscite, anche senza esaminare direttamente la partita di oggi, perché la partita di oggi è stata un compito
svolto come lo si doveva. Se Spalletti l'aveva preparata prettamente così, secondo me, di chiuderla nel primo tempo, e così è stato. Quindi testa all'Ajax, sempre forza Napoli, e speriamo di mantenere questa forma fisica, perché comunque c'è anche da dire che il secondo tempo sì, il Torino avrebbe meritato anche un gol. Meret ha fatto 2 grandissime parate, anche nel primo tempo una sola parata nelle poche apparizioni del Torino in area. Però c'è da dire che anche nel secondo tempo, compattati nell'aspettare comunque l'avversario e gestendo il 3-1, stiamo molto bene fisicamente. Questa è una verità e si vede. E poi quando gioca la squadra titolare, che tutti gli 11 stanno lì, il Napoli se la può giocare con chiunque. Vuol dire che stiamo crescendo, non sempre con i piedi per terra, non abbiamo fatto ancora niente. Anche Spalletti viene sempre, porta sempre un profilo basso da questo punto di vista, e secondo me va bene, pur sapendo ed essendo certi che ci possiamo giocare lo scudetto a fine anno. Va bene stare sempre sul pezzo e tenere tutte le teste testa e mente dei calciatori, senza intasarli di preoccupazioni superflue, che possono essere dichiarazioni fuori posto, obiettivi così sparate alla stampa, così, con parole che poi devono essere pesate e vengono fraintese, come è sempre successo. E comunque ci sta il giornalismo e c'è tutto. Quindi anche da questo punto di vista stiamo crescendo alla grande. Un grande Napoli, e adesso ci vediamo con calma Inter-Milan ed Empoli. Empoli-Milan, Inter-Roma. Vediamo cosa fanno le altre squadre dietro di noi. E per il momento salutate la capolista. Sempre forza Napoli.